Bentornati ragazzi, continuiamo a parlare di Kant e continuiamo a parlare della critica della ragion pura. Lo so, state dicendo dopo le tante lezioni che già abbiamo svolto, Kant è lungo, Kant è difficile, ma non bisogna mollare. Bisogna studiare Kant in tutti i suoi aspetti con precisione e dall'inizio alla fine. Abbiamo studiato finora le prime due sezioni della critica della ragion pura. L'estetica trascendentale che ci ha parlato della sensibilità e l'analitica trascendentale che ci ha parlato dell'intelletto. Abbiamo visto che la conoscenza, in quanto possibile attraverso forme pure trascendentali, riguarda solo queste due funzioni della nostra psiche, della nostra mente, ovvero la sensibilità e l'intelletto. Come abbiamo detto molte volte, con la sensibilità e l'intelletto si conclude il processo conoscitivo. Quindi la terza parte della critica a ragion pura è dedicata, si chiama dialettica trascendentale, la dialettica trascendentale è dedicata invece a quella terza facoltà che noi strutturalmente, inevitabilmente abbiamo e sentiamo fortemente la tendenza a utilizzare, cioè la ragione. Attenzione, la ragione, a differenza della sensibilità e dell'intelletto, non può conoscere, è frustrata nel conoscere, perché la ragione vorrebbe conoscere le idee, cioè le idee metafisiche o le idee dell'incondizionato. Adesso vedremo meglio che cosa si intende. Le idee della ragione, cioè dei contenuti che vanno al di là dell'esperienza e che quindi non possono essere conosciuti. Come abbiamo parlato della sensibilità e dell'intelletto, due facoltà che servono a conoscere, voi direte a che serve parlare della ragione, questa terza facoltà che non serve a conoscere. La ragione è fallace, la ragione Kant la chiama anche facoltà illusoria perché produce proprio delle illusioni o dei ragionamenti errati, d'accordo? Dei ragionamenti fittizi per cui la ragione cerca di dimostrare l'esistenza delle idee, ma in realtà queste idee sono impossibili da dimostrare. Perché ci occupiamo di questo? Perché questa è comunque una facoltà importante. Ricordate la terminologia, che è molto significativa. Kant usa il termine ragione, ve lo ricordate, in due sensi diversi. La ragione in senso ampio, ma nel senso anche quotidiano, illuministico del termine, cioè l'insieme delle nostre capacità conoscitive, d'accordo? La ragione è l'insieme delle nostre capacità conoscitive in senso ampio. In questo senso compare nel titolo e nella trattazione della critica della ragion pura, d'accordo? La ragion pura che viene criticata da se stessa, no? La critica a ragion pura significa che la ragion pura il genitivo critica della ragione, della è sia un genitivo soggettivo sia un genitivo oggettivo. La ragion pura critica la ragion pura critica la ragion pura, quindi la ragion pura viene anche criticata, d'accordo? Nella critica a ragion pura si critica, cioè si giudica, ricordate crinoma in greco vuol dire giudicare, si giudica la pretesa della ragione in generale di poter conoscere, ok? Di quale tipo di ragione? Della ragion pura, cioè della ragione basata su forme a priori, cioè trascendentali, perché per Kant la ragione, per poter conoscere, deve essere giudicata, appunto la ragion pura, deve essere vagliata nelle sue pretese conoscitive. Per poter conoscere la ragione, l'insieme della nostra psiche, della nostra mente, può farlo solo se è pura, cioè se si basa su delle precondizioni, su delle condizioni che derivano dall'applicazione di conoscenze trascendentali, senza una materia, ma conoscenze puramente formali che fissano a priori l'esperienza, l'abbiamo visto, conoscenze trascendentali.
e modi di funzionare della nostra mente. Però Kant usa anche la parola ragione, l'abbiamo già detto, non in questo senso ampio, la ragion pura, eccetera, ma in senso tecnico, in senso ristretto, d'accordo? Questo secondo significato ci interessa qui. La ragione è quella facoltà che in realtà è caratteristica della metafisica. La ragione è quella facoltà che, in senso stretto, la ragione metafisica è quella facoltà che vuol conoscere qualcosa che va al di là dell'esperienza o qualcosa di incondizionato, ok? E questo non lo potrà mai fare, sarà sempre frustrata, darà seguito a ragionamenti falsi in contrasto tra di loro, d'accordo? La ragione cerca di conoscere le idee, anche qui attenzione, le idee, in senso tecnico, una cosa ripresa da Platone, la ragione cerca di conoscere cose che vanno al di là dell'esperienza. Queste cose che vuole conoscere la ragione metafisica, Kant le chiama idee, con un significato tecnico. Le idee sono quelle pretese conoscenze che vanno al di là dell'esperienza e che quindi in realtà non è possibile assolutamente conoscere, d'accordo? Le idee quindi sono le idee metafisiche, la ragione è una ragione metafisica. Il termine idea lui lo prende da Platone, perché cosa sono le idee in Platone? Le idee sono qualcosa di non materiale, che non occupano uno spazio, che non riguardano questo mondo sensibile. Le idee sono immutabili, sono eterne, sono sempre uguali a se stesse in Platone, no? Le idee non sono soggetti al mutamento, non sono soggetti al divenire, sono appunto degli oggetti che vanno al di là di tutte le caratteristiche dell'esperienza e quindi oggetti di cui non possiamo dimostrare in nessun modo, attenzione, l'esistenza. Quindi attenzione alla terminologia. La ragione metafisica della dialettica trascendentale. Perché dialettica trascendentale? Perché appunto nel suo tentativo fallimentare di conoscere, la ragione che fa? Produce delle contraddizioni, no? Cos'è la dialettica? È lo scontro tra idee diverse. Per questo dialettica trascendentale. La ragione produce, non producendo delle conoscenze vere, può produrre tutto e il suo contrario, perché la metafisica procede così con sillogismi, con ragionamenti falsi che possono dare luogo a conclusioni tra di loro opposte, contraddittorie, che si scontrano tra loro senza alcun costrutto. Quindi dialettica nel senso di scontro tra opinioni contrapposte. E questo è l'esito dell'inutile tentativo da parte della ragione di conoscere, d'accordo? La ragione vuole cercare di conoscere metafisiche, cioè idee che vanno al di là dell'esperienza e non può. Però attenzione, la ragione, in un altro senso, cerca di conoscere ciò che è incondizionato. Cioè, attenzione, non è proprio vero che la ragione cerca di conoscere solo cose che sono al di là dell'esperienza. La ragione cerca di conoscere anche l'esperienza nella sua totalità. Quindi è una facoltà, diciamo, totalizzante. Per questo Kant la chiama facoltà dell'incondizionato. La ragione vorrebbe conoscere non alcune singole e limitate esperienze, pochi fenomeni, che è tutto ciò che possiamo veramente conoscere nella nostra vita. La ragione vorrebbe conoscere tutti i fenomeni contemporaneamente, d'accordo? Cioè tutto insieme nell'universo, il che non è possibile. Cioè vorrebbe conoscere qualcosa di incondizionato, cioè qualcosa di slegato dalla nostra esperienza fattuale. Quindi capite, non è proprio vero, quando ve lo dicono dite che non è vero, non è proprio vero che Kant dica che la ragione vuol conoscere soltanto oggetti al di là dell'esperienza. La ragione vuole anche conoscere l'esperienza nel suo aspetto totalizzante, cioè l'insieme di tutti i fenomeni dell'universo. Ok? Questo non è possibile perché con le categorie dell'intelletto ne possiamo mettere insieme, ordinare, conoscere soltanto alcune poche, limitate esperienze che ci dà la nostra sensibilità, non tutti
tutti i fenomeni dell'universo, d'accordo? Mentre invece la ragione vorrebbe questo, quindi è anche una facoltà dell'incondizionato. La ragione si pone domande totalizzanti anche all'interno dell'esperienza dei fenomeni. Lei vorrebbe conoscerli tutti, essa vorrebbe conoscerli tutti insieme, in maniera incondizionata, totalizzante, slegati l'insieme dei fenomeni, la totalità slegata in realtà dai fenomeni che realmente noi, nella nostra limitata possibilità empirica, possiamo davvero cogliere, d'accordo? Allora, le idee metafisiche inutilmente ricercate dalla ragione sono tre, secondo Kant: anima, mondo e Dio. Le vediamo separatamente. L'idea di anima è l'idea di una sostanza, attenzione, è importante che sia una sostanza, ricordate anche Cartesio la chiama sostanza. È un'idea di una sostanza che è semplice, non ulteriormente scomponibile, d'accordo? Ciò che è semplice e non ulteriormente scomponibile è sempre uguale a se stessa, una sostanza semplice, quindi uniforme, quindi eterna, d'accordo? Questa sarebbe l'anima, una sostanza semplice, eterna, uniforme, sempre uguale a se stessa, non materiale e così via. È un concetto ideale, d'accordo? Anima. Secondo Kant, il tentativo di conoscere inutilmente l'anima dà luogo a paralogismi, cioè a ragionamenti, attenzione, apparentemente veri. L'anima non può essere conosciuta, è impossibile, non si può dimostrare la sua esistenza. Perché? Perché si cerca di conoscere un concetto ideale che non ha nessun rapporto con l'esperienza, d'accordo? Si tratta di un concetto costruito a priori dal pensiero, costruito in maniera ideale, che non scaturisce dall'esperienza. E la conoscenza è soltanto di esperienza, d'accordo? Per anima si intende qualcosa di ideale, che nasce nei nostri nobili pensieri, d'accordo? Cioè, che cos'è l'anima? L'anima è un soggetto, una sostanza che è un soggetto assoluto, d'accordo? Un soggetto assoluto, un soggetto incondizionato. Abbiamo visto che la ragione è anche la facoltà dell'incondizionato, d'accordo? Un soggetto assoluto, un soggetto ideale, un soggetto incondizionato. Allora, l'anima non può esistere, cioè non è detto che non può esistere, potrebbe esistere, non può essere conosciuta, scusate l'errore, fondamentalmente per due motivi. Primo, una cosa che è un'argomentazione che Kant ripeterà molto spesso nella dialettica trascendentale: io non posso trasformare un soggetto ideale in una realtà, d'accordo? Io sogno in una cosa estremamente nobile, d'accordo? Costruisco un'idea che appunto non deriva dall'esperienza, non posso trasformarla in una realtà, d'accordo? Non posso avere un concetto ideale, non posso avere un'idea ideale di un oggetto e poi trasformarla in una sostanza, ok? Non posso passare dall'idea di un oggetto alla dimostrazione dell'esistenza di questo oggetto. L'esistenza è una dimostrazione soltanto empirica. Un oggetto che si presume non sia empirico, d'accordo? Non si presenta ai nostri sensi. È un oggetto che non si può dimostrare come reale, quindi è sbagliato passare dal pensiero di un oggetto alla dimostrazione dell'esistenza di un oggetto. Non posso passare da un concetto ideale ad una realtà, all'esistenza di questo concetto ideale, perché il concetto ideale non ha nulla a che fare con l'esperienza, d'accordo? C'è però un'altra questione, d'accordo? L'anima è un soggetto
un io che è una sostanza. Abbiamo già visto che cos'è l'io per Kant, ve lo ricordate? L'io penso? A differenza della metafisica sostanzialistica di secoli e secoli, Kant dice che l'io penso, vi ricordate, non è una sostanza. L'io penso è un trascendentale, ricordate il principio di unificazione del pensiero, la precondizione di qualunque atto di conoscenza. Quindi l'io penso è la condizione trascendentale del conoscere, è un modo di funzionare del mio intelletto, anzi della mia mente in generale, d'accordo? È un trascendentale l'io penso, non è una sostanza, d'accordo? Quindi si tratta di trasformare in maniera indebita una modalità, una funzione della mia mente in una sostanza. E io non posso farlo, d'accordo? Cioè Kant dice che questa è una ipostatizzazione indebita. Ipostatizzazione significa trasformazione in sostanza, perché ipostasi vuol dire sostanza. Ipostatizzazione, ipostati, scusate, ipostatizzazione. Ipostatizzazione è impossibile, cioè l'ipostatizzazione è la trasformazione di qualcosa in sostanza, d'accordo? Io non posso prendere l'io penso, che è una funzione della mia mente, del mio intelletto, è un modo di funzionare, un trascendentale del mio pensiero, e trasformare questo in una sostanza, d'accordo? E possiamo dire un'altra cosa, che è un altro argomento che Kant usa molto nella dialettica trascendentale. Queste idee dell'incondizionato sono fallaci, le idee della ragione metafisica, anche per un altro motivo. Perché? Perché cercano di forzare il concetto, cioè cercano di forzare le categorie. Vi ricordate che tra le 12 categorie c'è anche la categoria di sostanza, anche se non ne abbiamo parlato molto, ok? La sostanza è una categoria, ok? Io posso istituire la sostanza nei fenomeni perché li interpreto in quel modo, li concepisco a priori in base a un concetto puro dell'intelletto che io ho già innato in me come forma pura, cioè la sostanza, d'accordo? Cioè la sostanza può considerare come sostanze che cosa, essendo una categoria? Soltanto le rappresentazioni intuite, le sensazioni intuite, le intuizioni sensibili della sensibilità. La sostanza si può applicare come categoria, capite? Soltanto a ciò che ho visto, che ho sentito, che ho toccato. La sostanza, essendo una categoria, unifica dei dati sensibili, delle intuizioni sensibili che la sensibilità mi dà, ok? Cioè, quando io invece dico che l'anima è una sostanza, capite? Io prendo una categoria e do a questa categoria un significato che va oltre il suo significato. Cioè io uso in maniera indebita la categoria, in questo caso la categoria di sostanza, ok? Perché la categoria di sostanza ha solo un uso di unificare certi fenomeni naturali e presentarceli a priori come delle sostanze, e invece io prendo la categoria di sostanza e la applico a qualcosa che non è un'intuizione sensibile, cioè in questo caso ha un'anima, d'accordo? Quindi la caratteristica, attenzione, della ragione metafisica e le motivazioni del suo fallimento nel tentativo di conoscere sta anche in questo problema, nel fatto che prende le categorie e cerca di utilizzarle in maniera difforme, forzandole, portandole in una dimensione, in una funzione che va oltre quello che le categorie limitatamente possono fare, perché le categorie si applicano solo a fenomeni, si applicano solo a conoscenze sensibili, d'accordo? Poi abbiamo l'idea di mondo, attenzione. L'idea di mondo è la tipica idea incondizionata, perché Kant dice che l'idea di mondo è l'insieme di tutti i fenomeni esterni.
Io ho già dimostrato che con la sensibilità e l'intelletto posso conoscere solo alcuni fenomeni esterni, pochi, e solo quelli che sperimento con i sensi. Invece la metafisica vuole conoscere l'idea di mondo, nel senso che vuole conoscere tutti i fenomeni dell'universo contemporaneamente, anche quelli che sono la stragrande maggioranza, che io non posso in nessun modo cogliere con l'esperienza. E questo è ovviamente assolutamente impossibile. Vediamo, devo qui eh, ricopiare, d'accordo? Ehm, L'idea di mondo, perché Kant scompone l'idea di mondo in quattro cose. Questo è molto famoso, d'accordo? In quattro questioni che possono essere tutte esemplificate da una domanda, ok? Quindi noi possiamo avere quattro domande che fanno riferimento all'idea di mondo. La prima domanda è: ha il mondo un inizio e una fine? Attenzione, si può rispondere sì, si può rispondere no, ok? Così come le altre tre domande. Esiste qualcosa di assolutamente semplice? Si può rispondere sì, esiste qualcosa di assolutamente semplice, oppure no, non esiste niente di assolutamente semplice. Poi, esiste la libertà? Secondo voi la scienza asettica, che considera tutti, anche il corpo umano, qualcosa di meccanico, corpo tra corpi, può rispondere a una domanda come esiste la libertà? La ragion pura non si può porre il problema se esiste la libertà. La ragion pura esamina tutto in base alla causalità, non alla libertà. Esiste la libertà, si può rispondere sì oppure no, d'accordo? E, esiste una causa ultima? Si può rispondere sì, si può rispondere no, d'accordo? Quindi queste sono le quattro domande in cui si può scomporre, in cui si può esprimere il tentativo della ragione metafisica di conoscere l'idea di mondo. Conoscenza assolutamente impossibile, perché per mondo si intende il mondo come totalità, d'accordo? Tutti i fenomeni contemporaneamente, la totalità esistente eh, in sé, d'accordo? Questo è impossibile, come abbiamo visto, genera queste due cose che vengono chiamate antinomie, cioè le quattro antinomie di mondo. Le antinomie sono discorsi contrapposti, opinioni contrapposte. Ricordate l'idea di dialettica? Cioè la ragione metafisica produce idee contrapposte, nessuna delle quali può essere considerata vera o falsa, o tutte e due vere o tutte e due false, che quindi si scontrano senza alcun giovamento. Quindi abbiamo queste antinomie dell'idea di mondo, d'accordo? Che significa che ciascuna di queste quattro domande, siccome non può avere nessun tipo di risposta dalla ragion pura a livello empirico, potrebbe indifferentemente avere una risposta positiva o negativa, cioè tutte queste quattro antinomie potrebbero essere sia vere sia false. Tanto la metafisica, capite, non è in grado di dimostrare nulla con i suoi ragionamenti, e Kant quindi anche in maniera ironica dimostra che per esempio ha il mondo un inizio e una fine? Questa domanda ci sono delle argomentazioni che possono dire sì è vero, ci sono altrettante argomentazioni che possono dire no non è vero, si crea un'antinomia
Lo scontro tra queste argomentazioni non serve a niente perché non c'è alcun criterio di dimostrazione di verità, essendo la domanda al di là dell'esperienza, d'accordo? Al di là della ragion pura. La stessa cosa vale per le altre tre domande. In tutti e quattro i casi si può rispondere sì con delle argomentazioni, no con delle altre argomentazioni. Sono argomentazioni fittizie, false, perché basate sulla metafisica, argomentazioni che non interpellano l'esperienza, d'accordo? E quindi sono del tutto prive di senso, d'accordo? Quindi si potrebbe dire che sono sia vere sia false. Il mondo ha un inizio o una fine, d'accordo? Allora, attenzione, quando si risponde sì, questa si chiama tesi, quando si risponde no, si chiama antitesi. Sono i due poli opposti di ogni antinomia, d'accordo? Il mondo ha un inizio e una fine, si potrebbe rispondere sì, il mondo ha un suo inizio nel tempo e anche nello spazio e delimitato entro precisi confini. Oppure antitesi quando si risponde no, il mondo non ha né inizio né confini nello spazio, ma è infinito così rispetto al tempo così come allo spazio. Entrambe le cose possono essere vere perché le argomentazioni sono fittizie, basate sul nulla, d'accordo? Esiste qualcosa di assolutamente semplice? Si può rispondere sia sì sia no. Si creano due opinioni opposte che confliggono appunto in un'antinomia da cui dialettica non scontro. Nel mondo tesi, sì, esiste qualcosa di assolutamente semplice. Nel mondo ogni sostanza composta consta di parti semplici e in nessun luogo esiste qualcosa che non sia o il semplice o ciò che ne risulta composto. Antitesi no, nessuna cosa composta nel mondo consta di parti semplici e in nessuna parte del mondo esiste qualcosa di semplice. Vedete, cioè la ragion pura può solo dirci quali sono le caratteristiche del tavolo, quali sono le caratteristiche del muro, quali sono le caratteristiche del letto. Non può rispondere la ragion pura, alla ragione empirica, a una domanda sulla totalità, su una domanda dell'incondizionato. Esiste qualcosa di assolutamente semplice? È una domanda totalizzante che non può avere una risposta. La metafisica può dimostrare sia che sia vera la risposta alla domanda, sia che sia falsa. In precedenza il mondo ha un inizio e una fine, noi per esperienza non possiamo sapere se il mondo a ritroso nel tempo è iniziato, finirà, oppure se ha dei confini nello spazio, oppure è infinito, perché la nostra esperienza non ci fa viaggiare in un'astronave in tutti i punti dell'universo per cercare di dimostrare questo. Esiste la libertà, anche in questo caso, la conoscenza empirica si basa sulla causalità meccanica, non può dire niente, quindi è una domanda metafisica che va oltre l'esperienza. Si può rispondere sì, esiste la libertà, cioè la causalità delle leggi della natura non è l'unica da cui sia possibile far derivare tutti i fenomeni del mondo. Per la loro spiegazione, la spiegazione dei fenomeni, si rende necessaria l'ammissione anche di una causalità per la libertà, oppure no, non c'è libertà alcuna, ma nel mondo tutto accade esclusivamente in base a leggi di natura. Questa è l'antitesi. Quarta e ultima domanda: esiste una causa ultima? E qui, anche qui, anche se Dio è la terza idea, mentre questa è la seconda idea di mondo, la causa ultima, insomma, può essere in qualche modo ricondotta a Dio. Tesi: sì, del mondo fa parte qualcosa che o come suo elemento o come sua causa costituisce un essere assolutamente necessario, oppure rispondo no. In nessun luogo, né nel mondo né fuori del mondo, esiste un essere assolutamente necessario che ne sia la causa. Capite? Non c'è modo di capire se la risposta sia sì, se la risposta sia no. Queste sono le antinomie, diciamo così, dell'idea, d'accordo, dell'idea di mondo. Kant però, attenzione, questo è molto importante, non si ferma qui. Lui dice che, ok, dimostra che soprattutto le prime due antinomie possono essere entrambe vere, sia il sì sia il no alla domanda, ok? Però lui dice, attenzione, questo è molto importante, perché anticipa quello che sarà la critica della ragion pratica, che si può dare anche un altro tipo di risposta alle antinomie. Una risposta, attenzione, non scientifica, non basata sulla ragion pura, sulla scienza, ma una risposta di altro tipo, anche se
non potrà mai basarsi su conoscenze certe. Cosa voglio dire? Questa è quella che Kant chiama la risoluzione critica delle antinomie. Cioè, mentre le prime due antinomie possono essere viste come entrambe false, d'accordo? Cioè, non ha senso chiedersi se il mondo è un inizio e una fine, non ha senso chiedersi se cioè, esiste qualcosa di assolutamente semplice. Cioè, comunque sono domande, non dico entrambe false, sì e no, cioè sono domande, Kant dice, senza senso, perché appunto presuppongono l'esistenza di un incondizionato che noi non possiamo assolutamente conoscere. Le prime due antinomie comunque a Kant non interessano molto, lui le chiama tutte e due le antinomie matematiche. Perché matematiche? Perché sono due antinomie che interpretano l'universo dal punto di vista della propria quantità, d'accordo? Che si fanno delle domande che riguardano aspetti quantitativi dell'universo, quindi matematiche. Però la terza e la quarta antinomia, attenzione, sono più interessanti, dice Kant. Lui le chiama tutte e due antinomie, la terza e la quarta, antinomie dinamiche. Perché dinamiche? Perché queste due antinomie implicano un movimento, un dinamismo, cioè un regresso all'incondizionato, si deve andare indietro verso un incondizionato, d'accordo? Kant dice che ok, anche qui si potrebbe rispondere le due antinomie sono entrambe vere o entrambe false, non ha senso, però si può rispondere, attenzione, con una risoluzione critica, anche in un altro modo, cioè potrebbero essere queste due antinomie della terza e della quarta, entrambe vere, però a un livello differente. D'accordo? Esiste la libertà? La scienza risponde no. Ok? Quindi attenzione, dal punto di vista della scienza, cioè del mondo sensibile, no, la scienza non si occupa della libertà, potrebbe dire che non esiste. Però attenzione, dal punto di vista, fate attenzione, di un presunto mondo intelligibile, come il mondo platonico, si potrebbe rispondere sì, la libertà esiste, però in un altro piano, nel mondo intelligibile. Stessa cosa per la causa ultima, ovvero Dio. Dal punto di vista della scienza, della ragion pratica, della conoscenza sensibile, della ragion pura, scusate, non della ragion pratica, la ragion pura, eh, dal punto di vista del mondo sensibile, dell'oggettività conoscitiva, della scienza, si potrebbe rispondere no, non esiste una causa ultima. Ok? Però da un punto di vista di un ipotetico mondo sensibile, si potrebbe rispondere sì, esiste una causa ultima, un Dio, d'accordo? Lo so che Kant sembra contraddirsi, infatti molti interpreti hanno protestato, ma la contraddizione non è solo qua. Se la contraddizione è qua, la contraddizione è anche in tutta la critica della ragion pratica, che qui si accenna, inizia ad accennarsi in Kant. In tutta la critica della ragion pratica che sarebbe in contrasto, diciamo così, rappresenterebbe un'aporia con quello che Kant ha detto nella critica della ragion pura. Kant dice non potranno mai essere, attenzione, delle conoscenze, cioè delle idee conoscitive, d'accordo? Che esista la libertà o che esista una causa ultima, possono essere solo ipotesi, cioè idee, lui le chiama idee regolative, ok? A patto di non pensare che esiste la libertà o esiste, a patto di non pensare che la libertà o la causa ultima possano essere oggetti dimostrabili con l'esperienza, si può pensare che esistano ipoteticamente in un presunto mondo intelligibile diverso da questo nostro mondo meccanico materiale a cui si applica la ragion pura. Cioè, se esistesse, d'accordo, davvero un mondo noumenico, un mondo metafisico a livello del noumeno, che noi possiamo pensare ma non potremmo mai conoscere, se esistesse un mondo noumenico, metafisico, allora si potrebbe dire che la tesi, cioè il sì, è valido a livello noumenico, metafisico, mentre l'antitesi no, è valido nel mondo fenomenico,
cioè dal punto di vista del fenomeno. Ma come Kant ha detto che solo il fenomeno lo conosciamo, il numero non lo conosciamo. Sì, però il numero non lo conosciamo, però possiamo pensarlo. Quindi non attenzione, non come qualcosa di dimostrato scientificamente, in base alla ragione pura, in base all'oggettività conoscitiva, ma come qualcosa che si può pensare ipoteticamente come idea regolativa in un presunto mondo intelligibile, in un mondo numerico, nel mondo delle cose in sé, che noi non potremo mai conoscere, possiamo pensare che esiste la libertà oppure che esiste una causa ultima, d'accordo? Questa è un'anticipazione di quello che Kant dirà nella critica della ragion pratica, in cui lui ammetterà l'esistenza, sia pure in maniera regolativa. Voi vi direte una contraddizione, non può dire che esiste il numero, ma vedremo nella ragion pratica che Kant dice che il numero deve essere ammesso come postulato, come ipotesi, anche se non potremo mai dimostrarlo, cioè non potrà mai essere qualcosa di dimostrato, perché si dimostra solo ciò che è di esperienza. Però per fondare la legge morale, il mondo morale, è necessario che esista appunto la libertà, che esista Dio, che esista appunto un mondo intelligibile da qualche parte al di là di questo mondo, anche se noi non potremmo mai dimostrare quali sono le caratteristiche di Dio, come funziona la libertà esattamente, perché sono solo idee regolative e non idee scientifiche. Lo so, sembrerebbe una contraddizione. Kant fino ad ora ha detto che il numero non lo possiamo conoscere, lo possiamo pensare, è comunque un'esigenza, dobbiamo spiegare perché strutturalmente, antropologicamente l'essere umano sente l'esigenza di rispondere a domande su cose che vanno oltre l'esperienza, come Dio, l'anima, la libertà, eccetera. È una cosa strutturale, proprio innata in noi, non possiamo fare a meno di cercare di andare al di là dell'esperienza, anche se saremo sempre frustrati da un punto di vista scientifico. Però qui invece Kant apre uno spiraglio. Da un punto di vista non scientifico, da un punto di vista che vedremo sarà quello del mondo morale, dell'imperativo categorico della ragion pratica, potremmo pensare che esiste la libertà e che esiste un Dio, d'accordo? Sembrerebbe una contraddizione. Kant non è una contraddizione secondo Kant, perché lui continuerà a dire che queste idee del mondo noumenico che vedremo lui ha cacciato via dalla porta nella critica della ragion pura, e invece nella critica della ragion pratica farà rientrare dalla finestra, che però queste idee sono solo idee regolative e non scientifiche, non oggettive, non basate sull'esperienza, quindi comunque delle ipotesi che noi ammettiamo come valide, se no non ci potrebbe essere la morale. Ma questo lo vedremo in seguito, d'accordo? Quindi questa è un'anticipazione della critica ragion pratica, in cui Kant appunto il mondo del noumeno, che aveva espressamente considerato invalido nella ragion pura, lui lo prenderà in considerazione, però sempre a patto che queste idee numeniche siano considerate idee regolative, idee che possono essere alla base della morale, ma assolutamente non idee dimostrate scientificamente. Un'ultima cosa, vedete, continua Kant a sostenere che le idee metafisiche sono assurde, sono indebite, chiedono qualcosa che non possono chiedere, perché prendono delle categorie e le applicano a qualcosa che è non empirico, cioè a qualcosa a cui la categoria, il concetto puro dell'intelletto non può essere applicato. Ricordate che anche la causa è una categoria? Ve lo ricordate? Ricordate causa-effetto, il problema di Hume, io istituisco trascendentalmente, a priori, con la categoria di causa-effetto, la regolarità della natura dei nessi, dei fenomeni naturali. Ok, ma io la causa, cosa la posso applicare se è una categoria? La posso applicare a questo fenomeno X, poi ho visto questo fenomeno Y
applico, li metto insieme con la categoria dell'intelletto, questo X è la causa, questo Y è la causa, ma posso applicare la causa appunto soltanto a quei fenomeni specifici, limitati, che io vedo, cioè che io intuisco sensibilmente. Invece qui si vuole, capite, prendere la categoria di causa e dire c'è una causa ultima, in assoluto. Quindi, capite, si usa una categoria forzandola, cercando di applicarla a qualcosa a cui la categoria non può essere applicata, cioè alla totalità, all'incondizionato. La causa è una categoria, non può essere applicata al tutto, la causa può essere applicata solo a questo singolo fenomeno che ho visto, a questo particolare specifico fenomeno che ho visto, eccetera. Spero di essere stato chiaro. L'ultima idea della ragione che è impossibile conoscere è l'idea di Dio, d'accordo? L'idea di Dio, se l'idea di mondo è l'idea della totalità dei fenomeni esterni, l'idea di Dio è la condizione assoluta di ogni fenomeno, d'accordo? È la condizione assoluta di ogni fenomeno. Anche qui è un concetto ideale, costruito a priori dall'ansia metafisica. Per Dio noi intendiamo qualcosa di perfetto, qualcosa di onnipotente, un oggetto perfetto, onnipotente, che ha appunto tutte le perfezioni, che possiede addirittura tutti i predicati possibili, e così via. Vediamo, posso vedere che cosa dice con più precisione Kant. Un essere supremo, originario, perfetto, con tutti i predicati possibili, d'accordo? E la dimostrazione che Dio non può essere dimostrato con la conoscenza, che quindi la ragione metafisica cerca di conoscere questa terza idea, ma anch'essa è impossibile da conoscere, è simile alla motivazione per cui non può dimostrarsi l'essenza di Dio, è simile a quella, ricordate, che Kant ha detto riguardo all'anima. Non può un concetto ideale essere trasformato in un ente ideale. Io non posso prendere un concetto ideale astratto per quanto nobile, che deriva soltanto dalla mia ragione metafisica, e dire che questo oggetto esista. Per farlo dovrei dimostrarlo empiricamente e Dio non si vede, d'accordo? Non si coglie con i sensi. Quindi è assolutamente impossibile. Non si può trasformare un concetto ideale in un oggetto realmente esistente, d'accordo? Allora, tuttavia Kant, spero che questa sia veramente l'ultima cosa che diciamo sulla critica della ragion pura, si impegna anche a dimostrare come false le tradizionali prove dell'esistenza di Dio. Ricordate che le prove sono fondamentalmente due: la prova ontologica, detta anche a priori, no? Quella di Sant'Anselmo, e la prova invece e le prove a posteriori. Le prove a posteriori, di fatto Kant non è il primo a farlo, le distingue in ulteriori due prove, d'accordo? In ulteriori due prove, cioè la prova cosmologica e la prova fisico-teologica. Ma la prova cosmologica e la prova fisico-teologica, esaminate differentemente da Kant, sono soltanto due modalità delle prove a posteriori. Ricordate la prova ontologica di Sant'Anselmo? Si diceva che Dio esiste, facciamo un giudizio, una proposizione, no? Come un giudizio sintetico a priori. Dio è esistente. Ricordate, Anselmo parte dall'idea di Dio. Io ho l'idea di Dio nella mia mente, per questo a priori, ve lo ricordate? L'idea di Dio, proprio per le caratteristiche che ho quando io penso a Dio, penso a quest'idea, deve per forza esistere, no?
Perché? Perché Dio è l'idea maggiore, l'idea massima, è l'idea maggiore di tutte le altre. Quindi se non esistesse, io cadrei in contraddizione, avrei un'idea che è maggiore dell'idea di Dio, cioè l'idea, un'altra idea di Dio che però è maggiore perché in più rispetto alla precedente ha l'esistenza, mentre la precedente io l'ho pensata non esistente. Quindi una contraddizione in termini, dire che l'idea massima possibile di cui non può esistere una maggiore non esista, perché in questo modo io contraddico logicamente me stesso, perché ne esisterebbe un'altra maggiore, cioè un'idea di Dio che mentre la prima è non esistente, quindi minore, sarebbe un'idea di Dio esistente, quindi maggiore. A Kant il contenuto dell'idea di Dio non interessa, cioè tu puoi avere qualunque contenuto, qualunque idea, dire che è l'idea massima possibile, eccetera. Se tu non la vedi, cioè se tu non fai esperienza di quello che stai dicendo, tu non puoi dimostrare l'esistenza, d'accordo? In base a quello abbiamo visto, alle sue idee di conoscenza empirica, però a priori. Dio è esistente, tu non puoi partendo da un'idea, questo l'abbiamo già detto in generale, parti da un'idea nobile e la trasformi, la ipostatizzi, la trasformi in un oggetto. Ma in questo caso è ancora più discutibile, perché tu attribuisci a Dio un predicato, l'esistenza, che è sempre un predicato di esperienza. Kant dice, sulla luce della scienza, alla luce della scienza moderna, newtoniana, eccetera, che per dire che una cosa esistente fosse anche Dio, tu devi riscontrare l'esistenza in maniera empirica, cioè con l'esperienza. Dio o qualunque altra cosa, d'accordo? Il predicato esistenza può essere attribuito a un soggetto, qualunque soggetto, Dio o qualunque altro di soggetto, solo per esperienza. Cioè il predicato esistenza è un predicato analitico-sintetico, è un predicato sintetico, d'accordo? L'esistenza può essere attribuita a Dio solo se tu la trovi nell'esperienza, d'accordo? Cioè a posteriori, quindi a priori non è possibile, d'accordo? In base alla scienza moderna, qualunque oggetto, idea anche nobile che tu dici essere esistente, lo devi dimostrare con l'esperienza. L'esistenza è un predicato che si può agganciare a un soggetto soltanto se questa esistenza è dimostrata da un'esperienza. E quindi, siccome di Dio non si ha esperienza, questa prova è falsa. È falsa anche la prova cosmologica. Ricordatela, era una delle prove eh, a posteriori di San Tommaso. Ricordate, la cosiddetta prova ex contingentia. Ex contingentia, cioè eh, io sono contingente, tutte le cose sono contingenti, potrei non esistere, non sono necessario. Se io sono contingente come tutti gli oggetti finiti, le sostanze sono contingenti, io o qualcun altro dobbiamo aver, si torna indietro nel tempo, avuto l'origine, avuto l'essere da qualcosa di necessario. Questo diceva San Tommaso. Ma io magari ho avuto l'essere dai miei genitori. Questo non fa altro che spostare indietro la ricerca di un essere necessario. I miei genitori devono, se sono contingenti, devono avere avuto l'essere da qualcosa di necessario. Ma i miei genitori hanno, si arriva al primo uomo, eccetera. Si arriva all'inizio, ciò che ha dato l'essere alla materia, agli uomini, a tutti, deve essere qualcosa di necessario, qualcosa rispetto a, che non ha avuto l'essere da nessun altro. La catena all'indietro si ferma. Questo essere necessario, che esiste di per sé, non ha avuto l'esistenza da nessun altro e che può generare l'esistenza dal nulla, non può che essere un essere perfettissimo, onnipotente, cioè Dio, ok? Allora, secondo Kant questa cosa è assolutamente impossibile, perché appunto ricerca l'incondizionato. Io non posso in nessun modo con l'esperienza andare alla ricerca di qualcosa che è necessario. Qualcosa che è necessario
è qualcosa che non si trova per esperienza, d'accordo? È qualcosa che è qualcosa di assolutamente, d'accordo, di assolutamente ideale, un essere necessario non causato, ok? Non causato, quindi non causato. Ricordate la critica di Kant, si usa la categoria di causa oltre l'esperienza, questa è un'altra dimostrazione. C'è qualcosa che mi ha causato, ma la causa non è necessaria, devo andare a trovare una causa necessaria, eccetera. Non può esistere una causa prima, una causa necessaria, una causa non causata e così via. La causa è quella categoria che si applica solo a certi specifici fenomeni per metterli insieme. Quindi quando io cerco qualcosa che è una causa non causata, che è causa del contingente, ma non è causato da nessuno perché è necessario, utilizzo, capite, astrattamente, indebitamente un'idea di causa che non è conforme alla conoscenza, perché la causa è una categoria che può solo unificare dei fenomeni sensibili. Io invece la uso al di là dei fenomeni sensibili. L'ultimo argomento, l'argomento fisico-teologico, la prova fisico-teologica dell'esistenza di Dio, è guardata da Kant con grande rispetto. È un argomento che aveva fatto breccia anche tra grandi uomini di cultura e di scienza che Kant amava. È l'argomento a cui credeva anche Newton, lo chiamava argomento del disegno. Newton diceva l'universo è complesso, è complicato, è molto complesso, presenta delle regolarità, delle cose, cioè è talmente complesso, eterogeneo l'universo, che non può essersi dato l'esistenza da solo, a caso, non può essersi formato a caso. Alla base di ciò che vediamo nell'universo, nelle leggi fisiche, nella compagine dei pianeti, eccetera, deve esserci un'intelligenza, deve esserci un architetto dell'universo, perché l'universo è così complesso, ordinato, armonioso, regolare, che necessariamente questo implica l'esistenza di un essere intelligente che ha creato questo universo. Ovviamente per Kant, anche in questo caso, la cosa non funziona e la motivazione è la stessa della prova ontologica, d'accordo? Tu dici che esiste questo essere, non lo puoi dire così astrattamente. Se questo essere che ha creato l'universo esiste, tu lo devi dimostrare empiricamente, lo devi vedere, perché qualunque cosa che tu dici esistente può essere dimostrato esistente solo con l'esperienza, quindi in questo caso anche Dio, ok? Perché abbiamo visto che l'esistenza è un predicato che si attribuisce a qualunque soggetto, anche a Dio, solo in base all'esperienza, un predicato sintetico di esperienza, così, quindi come la prova ontologica, tu puoi immaginare che ci sia un Dio in base a tante motivazioni, se tu non lo vedi, se tu non dimostri la sua esistenza alla luce dell'esperienza dei cinque sensi, non puoi assolutamente dimostrare che Dio sia esistente. Questa è la trattazione della dialettica trascendentale, l'ultima delle tre sezioni in cui si divide la critica della ragion pura. Abbiamo visto che la ragione metafisica nella dialettica trascendentale non può conoscere niente, produce solo paralogismi o antinomie, ragionamenti falsi, d'accordo? Cerca di conoscere idee metafisiche, idee della ragione, anima, mondo e Dio, che sono idee dell'incondizionato, che sono idee totalizzanti, che sono idee che vanno oltre l'esperienza, che sono idee che si cerca di dimostrare utilizzando in maniera scorretta le categorie, d'accordo? Oppure l'attributo dell'esistenza. Però abbiamo visto un'anticipazione importante di una svolta di Kant rispetto alla critica della ragion pura, pur pensando di non contraddirsi, ma ci sono interpreti che non sono molto d'accordo su questo.
abbiamo visto che Kant, come idee regolative, fondative del mondo morale, anche se non potranno mai essere dimostrate scientificamente, può ammettere l'esistenza, sia pure non mai dimostrabile, può ammettere l'esistenza di idee metafisiche, di idee noumeniche, di idee che vanno al di là del nostro mondo sensibile, empirico, che è l'unico mondo che possiamo conoscere con la ragion pura, di un mondo intelligibile, di idee, di concetti come la libertà o cose che appunto vanno al di là della scienza, un mondo che Kant, sempre dicendo no, non possiamo assolutamente dimostrare che esista, di cui Kant però parlerà comunque dandogli una grande importanza nella critica della ragion pratica che inizieremo a vedere nella prossima lezione. Per ora grazie e arrivederci.